Oggi sono a bordo di una vera e propria rarità su ruote, un pezzo da collezione di incredibile valore, l'Alfa Romeo 4C Spider Italia, prodotta in soli 108 esemplari per il mercato italiano e 15 per il mercato americano. Meccanicamente invariata, nonostante si tratti di un'edizione limitata, monta il 1750 TBI da 241 cavalli e 350 Nm di coppia. Copre lo 0 a 100 in 4 secondi e mezzo con una top speed pari a 258 km/h. Forte del peso estremamente ridotto di soli 940 kg, che sono 895 per la coupé, riesce a garantire dei consumi tutto sommato onesti pari a 14,7 km con 1 litro in extraurbano e 5,7 quando la guida si fa più sportiva. Ho già avuto modo di apprezzare il propulsore in questione su un altro modello prodotto in tiratura limitata, l'Alfa Romeo Giulietta Veloce S, e non ho potuto fare altro che innamorarmene. Qui però il 4 cilindri turbo realizzato in alluminio è alloggiato in posizione centrale posteriore e trasversale. Dunque è il mio primo test drive con un'auto in configurazione da supercar. L'erogazione brutale unita al peso ridotto la rende estremamente veloce, è fulminea, la definizione di baby supercar le sta davvero un po' stretta. L'80% della coppia è disponibile già a 1700 giri al minuto, andarci piano è praticamente impossibile. La trasmissione è affidata al cambio a doppia frizione a secco TCT sequenziali a 6 rapporti, non tra i più rapidi ma senza dubbio preciso e connesso al 100% con l'esplosività del propulsore, con il quale fa segnare soli 132 kg sulla bilancia, 24 in meno rispetto alla Giulietta quadrifoglio verde. Una spinta incredibile e devo stare veramente concentrato sulla guida con entrambe le mani sul volante, perché ad ogni buca, anche minima, ti porta via. È veramente rigida da far paura. Qui il concetto di assetto rigido e configurazione da sportiva è completamente ricalibrato. La trazione è ovviamente posteriore ed è gestibile tramite il consueto manettino del DNA, adattando la guida ad ogni condizione stradale. I cerchi differenziati da 18 pollici all'anteriore e 19 al posteriore, uniti all'impianto frenante Brembo con dischi rispettivamente da 305 e 292 mm, offrono un handling ed una potenza frenante di tutto rispetto. Non si scompone a meno che non si disattivino i controlli. Occhio però, serve davvero del gran manico e tanta esperienza per non combinare dei veri e propri disastri. Il progetto per dare vita alla 4C, nome che si riferisce al propulsore posizionato centralmente come nelle gloriose 6C e 8C, affonda le proprie radici nella storia del marchio del Biscione, partendo dalla concept Scarabeo del 1966 per poi proseguire con la 4C concept del 2011. Progettata da Alfa, supportata da Maserati che si occuperà poi della produzione vera e propria, poté godere anche dell'infinita conoscenza di Dallara per la realizzazione della monoscocca in fibra di carbonio del peso di soli 65 kg. Fu un concetto tutto nuovo che prendeva spunto dalla Formula 1 ma che non aveva legami con nessun altro veicolo, trovando per la prima volta applicazione all'infuori delle competizioni. Fu aperto addirittura un impianto produttivo specifico per la suddetta scocca, prodotta artigianalmente dall'azienda tecnotessile Adler, che la inviava poi a Modena per l'assemblaggio finale, una filiera di prim'ordine per una vettura destinata a diventare un classico. Nel 2014 venne presentata la versione scoperta denominata Spider, come quella che sto guidando, nonostante di fatto la carrozzeria sia di tipo targa con tettuccio semirigido in tela, oppure come optional si può avere l'hardtop in fibra di carbonio. Venne rivista parecchio rispetto alla coupé del debutto, molto meno spartana all'interno, nuovo parabrezza con i montanti in fibra di carbonio, cofano motore con prese d'aria, estrattore, scarico progettato da Krapovic con valvola elettroattuata, fari carenati e nuovo setup delle sospensioni per avere la stessa guidabilità della versione coupé.
avvicina alla bellissima 8C competizione, posso dire senza paura di esagerare che un'auto del genere è un vero e proprio regalo per ogni appassionato. Semplicemente di questa pasta, con questa logica progettuale e costruttiva, non ne esisteranno più. Frontale molto largo con il tipico scudetto della casa milanese a dominare la parte centrale. Tre quarti muscolosa con una vistosa presa d'aria che funge da convogliatore per i 4 cilindri turbo. Per il resto l'andamento del corpo vettura è sinuoso e leggermente tondeggiante. Il posteriore presenta una coda raccordata alle note con i gruppi ottici inconfondibili e l'ampio estrattore che ingloba centralmente i 2 terminali di scarico in carbonio. L'allestimento particolare di questa versione limitata comprende la colorazione Misano blu metallic realizzata appositamente per lei, dunque non si può averla su nessun altro modello. Le finiture a contrasto in piano black unite ai beige identificativi sparsi per la vettura, oltre alla targhetta numerata progressivamente, completano il quadro di questa bellezza. Gli interni sono da sportiva senza compromessi, si fa veramente fatica a salirci, con carbonio a vista su svariati elementi. La plancia rivolta verso il guidatore è completa e senza fronzoli, mentre il volante è ottimo nella guida ma non è proprio tra i più belli da vedere, avrebbe meritato di meglio. I sedili Sabelt sono sagomati sulla monoscocca, mentre il tunnel centrale ospita i comandi per la gestione del cambio e del DNA, che offre anche la modalità race con launch control integrato. Quando si attiva si spengono i controlli e lì bisogna farsi il segno della croce. Quanto spinge! L'Alfa Romeo 4C Spider Italia aveva un prezzo di listino pari a 81.600 euro, oltre 6.000 in più rispetto ad una Spider standard e oltre 20.000 in confronto ad una 4C Coupé del debutto della serie. L'esclusività ha il suo prezzo. È senza dubbio un pezzo da collezione, una vettura pregiata che anche nella sua configurazione più semplice ha già visto salire vertiginosamente il suo valore, complice il termine anche della produzione a fine del 2020. Pochi giorni fa da Auto e Moto d'Epoca di Padova ho visto alcuni esemplari abbastanza basici con poche migliaia di chilometri, questa ad esempio ne ha 4.846 in questo preciso momento, superare facilmente i 70.000 euro. Una di queste è oltremodo proibitiva e supera i 100.000 euro di valutazione come ridere. Se dovessi acquistare un Alfa Romeo farei di tutto per prendere una 4C. La desidero fin dal primo momento in cui ci sono salito nel lontano 2013 al Salone di Ginevra. È una sportiva che mi ha sempre affascinato e per quanto mi riguarda è praticamente perfetta. Ha tutto quello che un appassionato vero può desiderare. I prezzi attualmente, come vi dicevo, sono un po' proibitivi, in futuro chissà. Certo è che questa sorta di supercar tascabile sa emozionare anche da ferma. Oggi la giornata è, come si suol dire, uggiosa, la strada è molto scivolosa, c'è pieno di nebbia. Vi confesso che non è uno dei test drive in cui ho corso di più perché ho un'enorme responsabilità, sono su strada, non voglio assolutamente andare incontro a delle fesserie inutili. Mi riprometto di testarla in pista con una giornata di sole per poterla assaporare appieno tutto il potenziale che ha, perché questa qui, signori miei, su strada è sprecata. Ci sono delle auto da corsa che non hanno un'impostazione del genere, è rigida da far paura, davvero. Ogni sconnessione cerca di portarti via i volanti dalle mani, non è niente a cui uno possa essere abituato se non ha girato un minimo all'interno di un autodromo su un'auto seria. Questa va veramente messa a uso pista e spremuta, non questa ovviamente, mi dispiace anche non poterla provare aperta, ahimè la giornata è quella che è. Oggi mi sento davvero tanto fortunato. Un grazie gigantesco al proprietario per aver riposto la sua totale fiducia in me e un ringraziamento altrettanto sincero all'autofficina Piva Sabino che ha organizzato questo test drive dopo averla tagliandata a regola d'arte. Che macchina! Ne ha sempre! È incredibile sta macchina!